In ogni progetto il primo passo è la pianificazione, ma la pianificazione stessa passa attraverso diverse fasi. In questa presentazione vedremo queste diverse fasi di pianificazione. La pianificazione avviene a 3 livelli. C'è la pianificazione del programma o program plan, la pianificazione del progetto o project master plan e la pianificazione dettagliata dell'implementazione e rendicontazione delle attività o implementation plan. Nel nostro caso particolare, il programma di cooperazione l'ha definito l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, che ha poi pubblicato un avviso di gara per la presentazione di proposte progettuali. Rispondendo a questa gara, NECOS, in collaborazione con gli altri partner del consorzio guidato dal Comune di Gualdo Tadino, ha preparato il progetto Cuba Hub Particular, che è stato approvato e finanziato. Il contratto tra il Comune di Gualdo Tadino e l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è stato firmato. Quello che stiamo facendo ora è il piano di implementazione dettagliato, necessario per suddividere in modo specifico e coordinato compiti, responsabilità e risorse economiche tra i partner responsabili di implementare questo progetto. Per i programmi, il Program Cycle Management è un processo circolare, quindi si fa un programma, si impara dal programma e poi si rifà un altro programma o lo stesso, modificandolo in base a ciò che si è appreso durante questo processo. Quindi c'è circolarità. L'uso di questo strumento permette di scandire le diverse fasi del progetto. Trattandosi di un percorso ciclico, il Program Cycle Management consente di sottoporre il progetto a verifica continua sin dalla prima formulazione e di intervenire in itinere sulle diverse attività progettuali apportando modifiche o miglioramenti. Il progetto invece è lineare, quindi nel progetto si devono raggiungere gli obiettivi nel minor tempo possibile, spendendo il meno possibile. Prima si colpisce il bersaglio, meglio è. Prima si arriva a destinazione, meglio è. Bisogna correre e colpire. All'interno del progetto, le linee di attività hanno anche loro una sorta di circolarità. Perché? Perché prevedono un controllo, un monitoraggio ed una ridefinizione. Quindi, che cosa abbiamo raggiunto? Quali sfide interne ed esterne abbiamo incontrato? Cosa abbiamo fatto bene e che cosa non siamo riusciti a fare? Cosa abbiamo imparato? Sulla base di quello che raggiungiamo e impariamo, ridefiniamo e miglioriamo il piano di implementazione delle fasi successive. Di fronte ai beneficiari del progetto e all'ente finanziatore, noi agiamo come una squadra unica, ma agiamo in una gara di staffetta. E in ogni sezione della corsa i partner corrono da soli. Quindi bisogna chiarire le responsabilità, ovvero i doveri contrattuali, e le risorse, ovvero i soldi a disposizione, per ogni attività specifica assegnata al partner individuale. Nel documento di progetto o master plan abbiamo indicato una linea di pertinenza tra obiettivi, risultati attesi, prodotti da realizzare, attività da fare per creare e distribuire i prodotti, servizi ed eventi. Per ogni attività abbiamo assegnato risorse e quindi costruito il quadro finanziario. Nel piano di implementazione dettagliato dobbiamo ulteriormente suddividere le azioni in modo tale che ogni partner sappia in modo specifico quali sono i suoi compiti specifici e le risorse finanziarie che ha a disposizione per farli. Nel fare le modifiche dobbiamo comunque attenerci ad alcuni criteri fondamentali. Il budget totale non può essere aumentato. I costi delle attività non possono essere modificati per un valore superiore al 15%. I capitoli di spesa non possono essere modificati per un valore superiore al 15%. Il problema che abbiamo è che in fase di progettazione non abbiamo controllato bene tutti i conti. Quando ora abbiamo rivisto bene tutto in dettaglio, abbiamo dovuto fare degli aggiustamenti per conformare la descrizione delle attività al budget disponibile e alla sua suddivisione nelle linee di attività e nei capitoli di spesa. Vediamo ora quali sono i paletti contrattuali. Per prima cosa gli obiettivi strategici vanno raggiunti. I prodotti vanno realizzati, il budget non può aumentare, i costi delle attività e i capitoli di spesa possono essere modificati massimo al 15%, la metodologia partecipativa che prevede il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse non può essere modificata, la descrizione delle attività può essere modificata, ma solo se le modifiche sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi in modo più veloce, più efficace e più efficiente. Infatti, lo scopo del progetto non è dare lavoro al partner del consorzio, ma raggiungere i beneficiari finali
e consegnare a loro gli strumenti previsti e le conoscenze attese. Fatti gli aggiustamenti economici necessari alla ridefinizione delle attività, abbiamo quindi rivisto il piano di suddivisione delle attività, assegnando ad ogni partner le stesse risorse definite nei capitoli di spesa e lasciando invariati obiettivi finali e risultati attesi, come definiti nel quadro logico che fa parte del contratto del nostro consorzio con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, che ha messo i soldi e che verificherà che noi spendiamo questi soldi come da contratto firmato, altrimenti rischiamo un'avvertenza. Vediamo ora il cronogramma. Un cronogramma è un programma che prevede le date di scadenza per ogni singola fase della realizzazione di un progetto. Nel documento di progetto abbiamo presentato un cronogramma di massima. Questo però rappresenta un'intenzione. Adesso va rivisto in base al piano di implementazione dettagliato che stiamo preparando. Infatti già siamo fuori cronogramma perché stiamo procedendo con molta più lentezza del previsto. Questo perché esistono una serie di correlazioni tra compiti diversi per cui ogni compito ha un predecessore che deve essere completato prima che il successore possa iniziare, proprio come in una staffetta. Quindi è inutile mettere le date di inizio dei compiti finché non viene definita bene la suddivisione dei compiti e ogni partner conosce bene cosa deve fare, quanti soldi ha per farlo e chi è il responsabile del completamento del compito predecessore. La sequenza logica della catena dei compiti si chiama tecnicamente percorso critico e la gestione di questo percorso critico è l'aspetto principale della gestione del progetto in modo che le attività siano efficienti ed efficaci. Nella suddivisione dei compiti che abbiamo ora proposto, quindi, abbiamo indicato per ogni compito la sequenza logica ed ogni compito ha almeno un predecessore ed un successore. In un progetto come questo, per avere i soldi non basta fare le cose, occorre anche fare i rapporti che dimostrino che le cose sono state fatte. E bisogna dimostrare come sono stati spesi i soldi. Per facilitare questo abbiamo preparato una serie di modelli che verranno ora utilizzati per i rapporti sia come narrativa per spiegare le cose fatte, sia come rendicontazione per dimostrare le spese. Vediamo ora la definizione dettagliata dei task. Siccome i compiti vengono delegati ai partner singoli, è buona prassi che i partner facciano una loro ridefinizione dettagliata del compito a loro assegnato e chiedano al project manager di approvare questa ridefinizione. Questo piano dettagliato del compito diventerà quindi il rapporto di che cosa è stato fatto. Basterà quindi modificare il futuro, quindi faremo questo e questo, con il passato. Abbiamo fatto questo e questo. Teoricamente, una volta fatto il Project Implementation Plan, si potrebbe lavorare subito, perché gli obiettivi sono già stati dati. Però è molto meglio fare un piano dettagliato e chiedere l'approvazione. Se il piano è stato approvato, allora si lavora con maggiore tranquillità. Senza un piano approvato, c'è sempre il rischio che dopo aver fatto le cose il manager dica «ma non è quello che dovevate fare» e quindi poi che le spese intercorse per l'esecuzione di quel compito non vengano riconosciute. Se invece il piano dell'implementazione del compito viene approvato dal project manager, allora ogni partner è al sicuro di aver capito bene che cosa doveva fare e quindi di avere i soldi attesi alla fine del compito svolto. È sempre meglio scrivere tutto prima, è più sicuro e più veloce, altrimenti ci saranno una serie di incomprensioni e possibili recriminazioni tra gli implementatori dei compiti e la supervisione amministrativa. Una volta che il lavoro che è stato pianificato è stato anche eseguito, è necessario fare un rapporto su ciò che si è fatto e su ciò che si è conseguito utilizzando i modelli predisposti e allegare le evidenze che devono essere in linea con quanto previsto negli indicatori e nelle fonti di verifica del quadro logico. In base agli obblighi contrattuali dobbiamo realizzare e consegnare tutti i prodotti previsti. Ogni compito specifico ha un budget specifico, deve realizzare un prodotto specifico e consegnarlo a destinatari specifici. La qualità dipende anche dal livello di supporto che si riceve dagli altri. La qualità è una nostra responsabilità etica, ma gli output sono obblighi contrattuali. I colleghi aspettano il tuo output per iniziare i propri compiti. Quando le cose diventano difficili o vengono ritardate, dovremmo sostenerci e incoraggiarci a vicenda. Dobbiamo stimolare ciascuno a fornire i prodotti attesi.
Dobbiamo tutti assicurarci che quello che produciamo sia di buona qualità e che sia adatto ai beneficiari. Dobbiamo poi dimostrare le spese che abbiamo sostenuto e questo è molto importante. Dobbiamo documentare come abbiamo speso i soldi, quindi dobbiamo stare attenti a come facciamo i rapporti. Abbiamo molte regole. Il problema è che dobbiamo fare tutte queste cose e dobbiamo raggiungere tutti i risultati attesi. Dobbiamo assicurarci di non spendere tutto il budget all'inizio e alla fine rimanere senza soldi. Ogni compito ha risorse finanziarie specifiche e questo comporta che senza l'output previsto non si possano rendicontare le spese fatte. Quindi bisogna consegnare tutti i giustificativi delle spese che sono state effettuate per poterle dimostrare, includendo anche i fogli di lavoro mensili, i cosiddetti foglio presenze. Se ci sono delle missioni, dobbiamo anche documentare i giustificativi di spese di viaggio, vitto, alloggio, eccetera, utilizzando i modelli previsti. A questo punto abbiamo tutto quello che ci serve per dimostrare come abbiamo speso i soldi che ci sono stati anticipati dal consorzio. Inviamo quindi, utilizzando il modello previsto, la nota spese e il modello di richiesta di rimborso. Il project manager controllerà che il lavoro fatto è in linea con il piano previsto e che ci sono le evidenze che i prodotti attesi sono stati realizzati e consegnati a chi doveva riceverli. L'amministrazione poi controllerà che ci siano le ricevute che dimostrano le spese effettuate e che le spese erano in linea con i capitoli di spesa previsti. A quel punto provvederà a mandare altri fondi per dare la possibilità ai partner di implementare i compiti successivi, facendo attenzione che non ci siano ritardi che poi danneggerebbero tutti i partner perché avrebbero un impatto all'interno del percorso critico delle azioni del progetto.